Ciao a tutti e bentornati nel mio bagno. Oggi ci andiamo a vedere questo sapone che si chiama Necromantic di Southern Witchcrafts e siccome non ho la confezione completa, ma ho un campioncino con un'etichetta stampata più o meno bene, anche nell'ottica di dare giustizia alla grafica, ma soprattutto per capire meglio di che cosa stiamo parlando, ci andiamo a vedere la pagina internet del produttore. Ma prima di vedere la pagina internet del produttore, sigla. Eccoci qui sul sito di Southern Witchcraft. Loro producono saponi, aftershave, fragranze, quindi profumi, pennelli, barrette di sapone e poi insomma hanno una serie di informazioni nel loro sito. Loro cercano di dare la migliore shaving experience, quindi la migliore esperienza possibile e ci tengono a dire subito che i loro prodotti sono completamente vegani, cruelty free e fatti a mano. Quindi non muore nessuno facendo i loro prodotti. Molto bene, questi sono i proprietari di Southern Witchcraft, quindi Courtney, Steven e i loro due gatti, il che è anche carino. Comunque ci andiamo a vedere questi saponi. Mm? Come vedete tutte le etichette sono abbastanza cimiteriali, no? Viola, che mi ricorda davvero Morticia Adams, e poi su tutti c'è questa grafica con le ragnatele, insomma, questo ci fa capire un po' qual è la fragranza a cui andiamo incontro, no? Tant'è che Necromantic la definiscono come una fragranza unica che evoca immagini di, va bene, amore, romance, morte ed è perfetta, loro dicono, per una sbarbata autunnale in un cimitero. Quindi le note principali sono rosa, glicine, miele, vino rosso, polvere e ozono. Mm? Andiamoci a vedere linci, acqua, acido stearico, burro di karité, ok, potassio, coconut, sodium lattate, olio di jojoba, polvere di aloe liquida. Ah, vedi, all'interno hanno argilla. Il pesonetto è 4 once e poi ci sono informazioni su dimensioni, insomma, e poi ci dobbiamo aspettare un profumo particolare, no? Molto bene. Andiamo a provarlo. Oh, eccoci qui. Allora, vista la pagina internet del produttore, abbiamo capito più o meno di cosa stiamo parlando, no? Io lo vado ad annusare e vi dico che abbiamo la rosa che non si percepisce. Il glicine, secondo me, arriva dopo. Ok, poi abbiamo il miele che si sente decisamente, la polvere che si sente molto bene. Cioè la polvere praticamente poi è quel sentore, quella rievocazione, no? Olfattiva che ci fa pensare ad una cosa vecchia. Il vino rosso si sente, ma diciamo, va tenuto nel naso un po' per sentirlo, ok? E poi l'ultimo sentore, che è l'ozono, io sinceramente non lo percepisco, ok? Comunque adesso lo andiamo a bagnare il sapone, perché sappiamo tutti, aspetta, questo lo giriamo un pochino, ecco qui più così, perché sappiamo tutti che una volta bagnato il sapone poi ci fa sentire bene i suoi sentori, le sue. Oh, è una formazione particolare ma veramente gradevole, particolare. Sa quasi di armadio vecchio in certi momenti. Mm? Quale pennello andrò a usare oggi? Quando feci il video su Abate di Lamantia, qui il sapone l'abbiamo messo sotto. Tra l'altro
non è un tallovato come, no, abbiamo visto sul sito, quindi mettiamo una quantità d'acqua minore. Il pennello sarà il pennello di Abate Lamantia, che mi ero riproposto di provare in comparazione a un altro pennello di maiale, ma per una questione mia ho deciso di non farlo. In che senso? Io tendo sempre a evitare di fare delle comparative, perché ogni produttore ha la sua visione, ha il suo modo di percepire i suoi prodotti, e secondo me comparare non è giusto. È evidente che io adesso quando lo andrò a mettere sul viso saprò che differenza c'è tra questo e un altro pennello in maiale, no? Questa è una cosa pacifica, lo capiamo tutti che avverrà. E quindi io ve le dirò quelle che sono le differenze, ma non voglio fare una comparativa tra questo e quel pennello in maiale. Voglio solo raccontarvi l'esperienza con questo pennello di maiale. Qual è diciamo, la particolarità di questo pennello? La particolarità di questo pennello è che, al di là del manico che io trovo veramente molto bello, oggettivamente, la particolarità è che praticamente ha i bristle, quindi i peli del maiale, del cinghiale, sbiancato, e tagliati con la stessa forma del bulb, del pennello bulb normalmente in tasso. E quindi questo promette praticamente eh, promette una morbidezza maggiore, e lo andremo a verificare subito. Andiamo a vedere sul viso che succede. Guardate che bello. Mm? Oggettivamente è un bell'oggetto. Il viso non l'abbiamo bagnato. Mi ero riproposto anche di usare un po' di prebarba, ma mi sono dimenticato. Parlando mi sono dimenticato. E quindi lo usiamo adesso. Poco poco. Un Azur Lime della Proraso, che ha una profumazione molto fresh, molto estiva, e quindi in questi giorni ci sta bene. Sì, è poco ortodossa questa cosa di mettere il prebarba dopo aver fatto il montaggio. Ed è ancora meno ortodosso armare anche il rasoio. Mi sono dimenticato tutto, ragazzi, oggi, abbiate pazienza. Perché in realtà mi ero fatto uno schema mentale di cosa dire, ma poi il cervello è andato in là, e quindi ho iniziato subito col montaggio, perché la verità ero parecchio curioso di vedere come monta questo sapone e come funziona questo pennello meccanicamente. La lametta è una Dorco Prime Platinum, e il rasoio sarà il nostro Fetip, il piccolo, con testina, tra l'altro limited edition, con testina open comb. Perché? Perché avevo voglia di un open comb. La barba non è parecchio lunga, però io avevo bisogno oggi, avevo voglia di utilizzare questo. È un po' che non lo uso. Qua lo andiamo a inumidire un pelo in più il sapone, giusto perché l'abbiamo tenuto fermo un attimino. Allora, la schiuma è bella, Ecco, vi dico che bagnato il vino rosso e la rosa, ragazzi, vengono fuori, ma alla grande, pure il glicine, È una profumazione veramente, ecco, vi dico che preso come esce dalla scatola, dal barattolino, questo, vi dico che il pennello effettivamente ha una morbidezza particolare.
c'ha il giusto backbone, il giustissimo backbone, però effettivamente è proprio morbido, ragazzi, Sinceramente credo che questa cosa che dello shape, della forma del pennello non sia un vezzo, ma sia una cosa che effettivamente funziona. Comunque dicevo, il sapone così preso come esce dal, dal barattolino puzza di vecchio. C'è presente quando aprite quell'armadio, no? Che è un po' che sta lì, c'è quell'odore di polvere, forse anche un po' di muffetta, no? Bene, questo odore, questo ricordo di vecchio, lascia il passo poi al floreale. Mm? E anche a questo sentore di vino rosso. Quindi mi immagino, a me piace immaginare, piace viaggiare con la mente, no? Questo è un viaggio che io faccio. Mi immagino la stiva di una nave, una bottiglia di porto o di vino rosso che viene aperta, piena di polvere. mm? E poi apriamo questo vino e magicamente nella nave eh, scappano fuori glicini e rose. Vabbè, al di là del gioco, però effettivamente questo è quello che si sente annusando questo profumo, questo soap. E questo è questo oggettivamente questo va chiamato soap perché è americano. E quindi non è sapone ma è soap. Andiamo a farci questa sbarbata, va ragazzi. Il piccolo come sempre porta via quasi tutto alla prima passata e quindi come dico sempre, piccolo di nome ma non di fatto. Mm? La scorrevolezza di questo sapone è veramente buona, mentre la protezione chiaramente non è quella di un tallovato, no? Nel senso, noi siamo abituati ai tallovati che hanno questa sensazione quasi di cuscino d'aria quando il rasoio passa. Poi ci sono altri saponi che pur essendo vegetali si avvicinano molto alla sensazione del tallovato e poi ci sono i saponi vegetali puri, tipo questo. Vegetali puri non perché gli altri non lo siano, ma perché hanno le caratteristiche meccaniche di un sapone vegetale. Mm?
Prima passata assolutamente soddisfacente. E andiamo con un altro giro. Eccolo qui, guardate, ancora come bello carico il pennello. Mm? Mm? Andiamo a vedere. Ah, guarda che bello, guarda che meraviglia. Mm? Oh, vi dico la verità, il sapone si è seccato un pelo in questi 5 minuti in cui abbiamo fatto il pelo, eh? E quindi va idratato. Come al solito quando uso rasoi più aggressivi qua sotto qualche red point me lo faccio. Una bottarella in laterale, non tanto sotto al collo perché con il piccolo non mi...
mi avventuro. Mm? Allora, dopo questa sbarbata con questo sapone con un profumo così, io non ho voluto abbinare niente che avesse profumi forti. E all'inizio ero partito per un Clavan Pinot Original, no? Poi dopo alla fine ho deciso per questo, per il Profumi di Napoli, che tra l'altro è un po' che non usavo, semplicemente per idratarmi un pelo, perché poi con l'estate, il caldo, è facile perdere i liquidi e quindi anche la pelle va idratata, nonostante io non sia uno che si mette le creme, no? Io, mia moglie che mi dice sempre la crema, metti la crema perché se metti la crema è meglio, perché ha ragione, secondo me, fino a un certo punto. Che poi questo qui, praticamente, se noi lo andiamo a mettere sulla fronte anche, va benissimo come idratante viso. Quindi in estate, ma anche in inverno, perché no, quando la pelle si secca con il freddo, riuscite a ottenere poi una bella pelle morbida. Mm? Io era un po' che non lo usavo. Va bene, comunque ragazzi, anche oggi la sbarbata è fatta. Su questo sapone vi dico che, ecco, che questo è uno di quei saponi che a prima annusata ero quasi convinto di dirvi che non mi sarebbe che non mi piaceva, insomma. Mm? Perché sì, perché sapeva troppo di vecchio. Quando poi invece l'ho bagnato, quindi ho visto la differenza tra questo e questo, è tutta un'altra cosa. Sono due saponi diversi. Ok? Quindi, ergo, questo non è un sapone facilmente reperibile in Italia, dovete ordinarlo agli Stati Uniti e con quello che ne consegue, perché poi dal 1° luglio sono cambiate le normative, quindi si paga di più di tasse di importazione, eccetera, eccetera, però è un sapone che mi sento di consigliare, ok? Questi della Southern Witchcraft hanno tutti delle profumazioni molto particolari, quindi sono particolari. Mi piacerebbe poterlo regalare così su YouTube per potervi, ecco, far provare una cosa particolare, ma non lo posso fare. Ok, comunque, per oggi con questo è tutto e come sempre ci vediamo più vecchi. Ciao!